Oggi parleremo di tappetini di mouse, vedremo quale tappetino vi consiglio per vostro acquisto. Ne sceglieremo oggi due, vi do due marche e sono perfettamente, veramente funzionanti al 100%, veramente bei tappetini. Le caratteristiche di avere un buon tappetino di mouse ad oggi sembrerà una cosa stupida, però certe volte vedo i miei clienti che comprano quei classici tappetini, credo da 50 centesimi, 1 euro, che proprio sono fatti di cartone, che proprio si scollano, insomma, quindi già di là si capisce, oppure che non prende bene il mouse, che va a scatti, quindi già di là si capisce che comunque il tappetino, dato che è una cosa che a noi serve per lavorare in continuazione con il mouse, è una cosa seria, non è una cosa, insomma, da poterci permettere, insomma, di acquistare un tappetino veramente scadente di qualità. Quindi togliendo tutti i tappetini, insomma, che di marca proprio sono sconosciuti, insomma, e hanno dei costi veramente bassi, perché all'interno non troverete gomma, ma ripeto, cartone. In questo caso le marche di cui oggi parleremo saranno due, che vi farò vedere direttamente al prossimo step di video, cambiando inquadratura. Quelli invece in cui mi voglio soffermare in questo momento, in questa preview di video, sono le caratteristiche, stavo dicendo, dei tappetini. Quali caratteristiche secondo me deve avere un buon tappetino? Allora, primo, il tappetino comunque deve essere ipoallergenico, quindi non deve fare, dato che noi andiamo comunque ad appoggiare molte volte o il braccio o molte volte la mano, deve essere ovviamente un tappetino che non porti allergia, che soprattutto in tempo di estate, ovviamente per forza di cose, sudano le mani, suda il braccio, suda la parte dove noi andiamo a appoggiare questa mano. Ovviamente deve essere un tappetino che non porta allergia, che non porta il rossore, che non porta le classiche puntine, quindi o al braccio o alla mano, perché quello sarebbe veramente deleterio. Dopodiché un buon tappetino, cosa deve avere come caratteristiche? Intanto, quando soprattutto si va a fare un acquisto di un tappetino piccolo, non c'è qualsiasi problema, perché già il tappetino, che è il classico quadralino, ovviamente verrà venduto così per com'è, senza piegature. Se invece andiamo a acquistare soprattutto un tappetino che sia non in negozio, che non lo possiamo vedere, ma online, quindi dove noi non possiamo andare a vedere effettivamente quel tappetino visivamente, in questo caso che succede? Che può portare l'imballaggio dove è stato fatto, quindi delle, diciamo, cunette, i classici sali e scendi che può creare lo stesso imballaggio. Quindi un tappetino davvero ottimo, nonostante il suo imballaggio, che di solito, mi raccomando, fatevelo spedire su rotoloni, praticamente su cilindri duri, rigidi di cartone, un buon venditore li spedisce là, e direttamente quando noi lo andiamo ad aprire si deve srotolare perfettamente senza creare nessuna cunetta o nessun orecchione, per intenderci. Quindi deve essere completamente piatto e deve aderire perfettamente alla nostra scrivania o al nostro tavolo, quindi dove lo andiamo a posizionare. Terzo punto, sempre super giù, uguale, e stiamo parlando di aderenza, quindi intanto non deve fare queste classiche cunette, però in più deve aderire perfettamente, quindi come se quando lo andiamo a appoggiare nel nostro tavolo o scrivania, deve incollarsi, non si deve muovere neanche quando lo muoviamo con le mani o facciamo gesti praticamente con le braccia, deve incollarsi, perché proprio un buon tappeto deve avere sotto quello strato di gomma che non graffi la superficie sottostante, ma fa sì che rimanga attaccato ed incollato, quindi fisso al 100% alla nostra superficie. Quindi queste sono delle caratteristiche effettivamente che deve avere un buon tappetino. Ultima caratteristica, ma non meno importante, forse quella più importante, è che ovviamente deve avere una buona superficie dove fare scivolare il mouse, quindi il mouse non deve, quando il tappetino è ottimo, non deve né bloccarsi né andare a scatti, quindi il mouse deve scivolare perfettamente alla superficie del tappetino. Avendo capito, insomma, quali sono, sempre secondo me, ma credo che qualsiasi tecnico vi dirà la stessa cosa, le caratteristiche che deve avere un buon tappetino, cambiando inquadratura vi faccio vedere proprio i due tappetini e le due marche che io ad oggi utilizzo e che comunque consiglierei, farei comprare a tutti i miei clienti come tappetini, perché proprio li ho utilizzati ed effettivamente tutti e due i mouse rispettano tutte queste caratteristiche, quindi niente onde, aderiscono bene, il mouse funziona perfettamente, ipoallergenici, quindi non fanno nessuna grinza, non fanno nessuna allergia, non portano né puntine né quando si suda né quando c'è inverno, il tappetino funziona davvero alla perfezione. Quindi cambiamo inquadratura e poi invece ci vediamo per le conclusioni finali. Allora, il primo tappetino che vi consiglio, che comunque ha le caratteristiche di cui abbiamo parlato poc'anzi, è proprio questo di qua, che potete vedere, questo grigio. La grandezza ora ve la faccio vedere su giù quanto è grande, che è il classico tappetino praticamente della Logitech, quindi c'è scritto il logo proprio Logi. Questo tappetino oserei dire che è veramente fatto bene, come potete vedere qua dall'inquadratura è comunque doppio, saranno super giù
un 3 mm almeno, se non 4, ed è un tappetino veramente fantastico. Quindi per intenderci, i tappetini questi qua sono i classici XL, come misura sarà sicuramente 1,80 per credo qualche 20, una cosa del genere come centimetri, ed è davvero un ottimo tappeto. Qua si va addirittura su una marca professionale quale quella della Logitech praticamente. Per intenderci, ovviamente sto riprendendo a mano per vedere su per giù quanto è grande il tappeto rispetto all'altro invece tappeto, che è quello proprio da scrivania, quindi quello che per intenderci ricopre tutta la scrivania. Quindi potete vedere, guardate qui quant'è l'altro tappeto, se ci riusciamo a farlo inquadrare. Quindi praticamente questa dall'alto è tutto l'ufficetto, insomma la scrivania. Quindi questo di qua è, prende quant'è il tappeto Logitech, quindi quello alluminio, colore grigio alluminio, e il nero invece piglia tutta completamente la scrivania dove c'è posizionato il computer. E questo secondo tappeto invece, che di marca è, potete vedere anche il sotto, quindi il sotto è completamente in gomma e aderisce perfettamente, quindi già non riparlo delle caratteristiche di avere il tappeto perché già ne abbiamo parlato poc'anzi. Quindi comunque è una gomma che aderisce perfettamente praticamente al tavolo, insomma al piano dove voi andate a posizionare il tappeto. L'altra marca quindi è enorme perché il tappeto effettivamente prende e copre tutto la scrivania, il vostro tavolo, è di marca Kakoi, Sakoi, Kasoi, non so come si pronuncerebbe. Comunque questa di qua, facciamo finta che si pronuncia Kakoi o Sakoi, comunque è questa la marca, quindi se magari qualcuno sarà la pronuncia, per bene potrà aiutare magari qualche altro nei commenti. Quindi comunque è questo logo con questa scritta, quindi CHOY. La marca per i tappeti invece è molto più grandi, e devo dire che questo tappeto, sempre girandolo, ha una gommatura ed ha sempre diciamo uno spessore abbastanza importante, quindi su per giù sempre sui 3-4 mm, il che comunque ripara molto dal tavolo. Per esempio per chi come me fa laboratorio, quindi in questo caso facendo il laboratorio si posizionano computer abbastanza pesanti nel pannello, quello che si insomma fa aderire bene comunque il tutto, e comunque non fa graffiare tutto quello che c'è sotto al tavolo. Quindi in questo caso potete appoggiare anche, come faccio io, computer di oltre 10 kg, anche 15 kg, non succede nulla perché effettivamente questo strato di 4 mm, 3 mm, quello che sia, potete anche scegliere l'acquisto quanto deve essere spesso, il vostro tappetino ripara molto bene tutto quello che c'è sotto. Il mouse, come ho detto poc'anzi, scivola bene in tutti e due i tappetini. La differenza qua sta sostanzialmente nel prezzo, che non è nemmeno tanta. Ma dov'è che sta proprio la differenza? La differenza sta che noi quasi allo stesso prezzo prendiamo un tappetino piccolino, che poi tanto piccolino non è, comunque ci entra, per farvi capire meglio il più possibile, ci entrerà la vostra tastiera nel tappetino Logitech, la vostra tastiera e il vostro mouse perfettamente, quindi potete capire quant'è di lunghezza e vi rimane ancora qua sulla destra un pochettino di spazio, quindi potete inserire anche quello che volete, che costa tanto quanto addirittura questo enorme che prende tutto il monitor, quindi che prende, scusate, tutto il tavolo, tutta la scrivania. Quindi in questo caso il tappetino sotto, quello nero, ha una misura di un 100 su per giù 40x80 o 160x80, quindi il prezzo su per giù è lo stesso. Quindi che vi posso dire, questo tappeto sotto nero che è enorme lo potete trovare su per giù a 30-35 euro, ma il Logitech, che è molto più piccolino, che dovrebbe costare meno proprio perché di marca è il Logitech ed è ovviamente superiore di qualità a quello sotto, che vi posso garantire comunque la qualità su per giù è simile, è poco diversa, costa tanto quanto, non costerà ovviamente 35, ma sicuramente sulle 28-30 euro costerà anche il Logitech. Quindi vi ho fatto vedere proprio quali sono i due tappetini secondo me migliori che ci sono per ora in commercio rispetto a tutte le caratteristiche che abbiamo detto poc'anzi all'inizio, alla preview del video, l'apertura che deve avere un tappetino oggi. Quindi avete capito bene quali sono i due tappetini per me che sono veramente professionali. Quindi che fare? Se siete in un periodo dove dovete andare a scegliere un tappetino, mi raccomando, meglio spendere qualche cosetta in più a livello di marca, a livello di qualità di tappetino, per non ritrovarsi poi ad acquistare ogni settimana, ogni 10 giorni un tappetino perché magari sono di cartone, e quindi poi alla fine vi ritroverete con una spesata lo stesso tanto quanto, però almeno non avete buttato insomma 20 tappetini ogni giorno. Quindi in questo caso, se dovete acquistare o state pensando di acquistare un tappetino, mi raccomando, guardate questo video e pensate a queste due marche che vi ho detto. Ciao, alla prossima!